Il piatto di oggi, ragazzi, è un piatto di sostanza, è un piatto della tradizione, è un piatto che ha bisogno davvero di poche chiacchiere. Qui contano i fatti. E ora vi faccio vedere come i fatti li faccio io con la preparazione della mia pasta e fagioli. E mi raccomando, guardate il video fino alla fine e fatemi sapere quali sono le vostre impressioni. Buona visione! Partiamo dalla base. Per una grande pasta e fagioli ci vogliono ingredienti di qualità. Questa è una regola che diciamo che vale un po' per tutti i piatti che si vanno a cucinare a casa con amore. Pertanto, proprio nell'occasione del raccolto dei nostri fagioli bianchi freschi, oggi è proprio la giornata ideale per fare questo piatto. Pertanto, una volta che abbiamo sgusciato tutti i fagioli, procediamo con la preparazione. Innanzitutto la prima cosa da fare è mettere a cuocere i fagioli. Ora, se avevamo già il camino acceso, questo veniva fatto al fuoco direttamente nella pignata, ma visto che ancora fa un caldo pazzesco, andiamo a sciacquare innanzitutto i fagioli e poi li mettiamo in una pentola ricoperti di acqua e li facciamo cuocere. Se volete replicare la ricetta e non avete a disposizione fagioli freschi, sappiate che potete farla ugualmente con i fagioli secchi. Importante è metterli a bagno almeno 24 ore prima e poi potete cuocerli allo stesso modo di come sto facendo io adesso. Il tempo di cottura di questi qui si aggira più o meno intorno a un'ora. Vedete che sono fuori ancora all'aria aperta, quasi a fine cottura. Vado ad aggiungere un po' di sale, una girata e posso spegnere. E mi raccomando, quando fate cuocere i fagioli devono andare a fiamma molto bassa, altrimenti rischiate di farli spellarli tutti e sono brutti anche da vedere. Ora passiamo invece alla realizzazione della pasta. Come formato ho scelto i nostri tubetti piccanti trafilati al bronzo. La prima cosa che faccio è vado a tagliare due belle carote. E prima di procedere a tagliarle voglio fare una doverosa precisazione. Come vi dico sempre, io non sono né un cuoco né uno chef. Cucino soltanto per passione da quando avevo circa 7-8 anni. E cucinando per passione a casa mia mi prendo la libertà, se permettete, di cucinare a seconda del mio gusto. Tutto questo preambolo per dirvi cosa? Che a me, per esempio, la carota nella pasta non mi piace proprio tagliata in modo invisibile che poi va a sparire. Io la faccio di questa dimensione qua, in modo che poi il pezzettino lo devo trovare e lo devo anche sentire. Ben cotto ovviamente, ma ci deve essere. Ok, tagliata le due carote, vado a tagliare questa bella manciata di sedano fresco appena fatto nel mio orto. E tutti gli ingredienti, come al solito, sono a centimetro zero. Anche la pasta, insieme a tutti gli altri prodotti tipici calabresi, se volete, la trovate disponibile sul nostro sito sfizidicalabria.com. Vado ad aggiungere anche uno spicchietto d'aglio tritato, al quale ho tolto anche l'anima, questo per essere più digeribile e più leggero. Lo aggiungo all'altro trito e adesso, a terminare con questo tris, vado a mettere anche una bella cipolla rossa dolce di Tropea. Questa la vado a tagliare a cubettini in questo modo qua e questa darà la parte dolce. E a seguire alla parte dolce non può mancare nella pasta e fagioli, ma ripeto, non può mancare se vi piace. Io li metto due bei peperoncini diavolicchio diamante perché mi piace il suo sapore e la giusta piccantezza. Come al solito ne metto uno verde, finché adesso c'è, e uno rosso. Quello rosso ha un maggiore grado di piccantezza, mentre quello verde ha più quel sapore di peperone, ma anche lui ha la sua piccantezza. Vado a preparare il soffritto nel mio tegame di terracotta. Accendo la fiamma sotto e quando l'olio è caldo inizio ad aggiungere tutti gli ingredienti che ho tritato. La pasta e fagioli, risalente già ai tempi antichi, è davvero un simbolo dell'arte culinaria calabrese e un po' di tutto il sud Italia. La tradizione vuole che questo piatto fosse il piatto dei contadini,
un piatto energetico, saporito e preparato con ingredienti alla fine facilmente reperibili. Oggi invece una prelibatezza che continua a incantare i palati di chiunque lo assaggi. E vi posso dire che è uno dei miei piatti preferiti, ma non solo a mangiarlo, ma anche a prepararlo. Mi piace proprio metterci tutta la passione e tutto l'impegno possibile per far sì alla fine che si tiri fuori davvero un piatto ottimo, ma restando sempre nella sua semplicità. Non mi piace stravolgerlo, non mi piace farci modifiche, così lo conosco e così continuerò a farlo. Una volta che lascio soffriggere il trito, vado ad aggiungere, ma che dico, un 200-300 grammi di passata di pomodoro. Non ne metto proprio tantissima, avete visto il quantitativo, e in questo soffritto poi andrò a mettere tutta la busta di pasta, ossia tutto il mezzo chilo. Adesso aggiungo anche i fagioli che sono già cotti, ma li lascio insaporire in tutto il sughetto e il soffritto. Io vi lascio immaginare già il profumo che c'è in questo momento, tutti ingredienti di alta qualità, tutti buonissimi e un appetito da lupi. Metto giusto una spolverata di sale quanto basta, perché ad aggiungere siamo sempre in tempo e invece metterne in dosi eccessive sbagliamo. Metto anche una macinata di pepe nero al momento e vado di nuovo a mescolare. Adesso lascerò cuocere il tutto più o meno per un quarto d'ora. E dopo una bella girata vado a mettere anche il coperchio. Aggiungo un po' d'acqua giusto per sciacquare la ciotola della passata e chiudo. Oh, mi raccomando, anche voi fatemi sapere come la fate questa pasta, se ci sono dei cambiamenti che voi adoperate, così magari ci confrontiamo. Vado ad assaggiare sia i fagioli che la carota. I fagioli erano già cotti, pertanto adesso cosa faccio? Vado a togliere circa un quarto di questo sughetto e lo sposto in questo bicchiere, perché tra un po' lo andrò a passare al mini pimer. Questo perché? Perché a me la pasta e fagioli piace bella cremosa. Se a voi non dovesse piacervi troppo cremosa, potete anche evitare questo passaggio e magari aggiungete un po' di acqua in più, in modo che vi viene più liquida e più brodosa. Però io sinceramente, cari amici, la preferisco così. Ok, una volta che ho rimesso dentro il sugo frullato, tutto è diventato naturalmente più cremoso, ma allo stesso tempo vedete che ci sono anche i fagioli e le carote. Vado ad aggiungere l'acqua tiepida che, una volta raggiunta l'ebollizione, servirà proprio per la cottura della pasta. Ma questa, ragazzi, non è una pasta qualsiasi, è una pasta di Sfizi di Calabria, una pasta di alta qualità, lenta essiccazione, leggermente piccante, guardate anche il piacevole colore rossiccio, e adesso vado ad aggiungerla qui. In pratica la cuocerò nel brodo stesso, nella densità che ha creato il sugo frullato. L'acqua, eventualmente mi dovesse servire, l'andrò ad aggiungere man mano, ma sempre calda. E cari amici, nell'attesa di cottura della pasta, che sarà circa di un quarto d'ora più o meno, anche perché poi andrò ad assaggiare, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Sfizi di Calabria e attivate la campanellina in basso a destra, così sarete aggiornati ogni qualvolta che caricherò un nuovo video. Guardate che spettacolo, ragazzi, siamo a fine cottura. Una cremosità assurda, l'ho assaggiata già ed ha un gusto di Calabria, ecco, non mi viene altro aggettivo migliore per definirla, però sono sicuro, e anzi aspetterò di leggere i vostri commenti per sapere il vostro di parere sulla mia preparazione. E io vado ad utilizzare il mio tegame in alluminio, ormai lo conoscete benissimo. Se vi piacciono questi tegamini che mi sono fatto fare appositamente, sappiate che potete averli, e per richiederli vi basterà mandarmi un messaggio nel WhatsApp in alto a sinistra. Cos'altro dirvi? Non è il nostro caso di stasera perché siamo tre mangioni, ma se vi dovesse restare la pasta e fagioli, sappiate che fredda o tiepida è ancora meglio. Mamma mia, ragazzi, che cremosità, che gusto, la piccantezza è perfetta. Già al primo boccone una vera esplosione di sapore.
La pasta è morbida e si sposa bene con i fagioli. I fagioli si fondono in un abbraccio di gusto che avvolge il palato. È un comfort food allo stato puro. Ogni cucchiaiata davvero racchiude la tradizione e l'autenticità di questa meravigliosa nostra terra, con il profumo inebriante a completare questa delizia. Questo piatto, è inutile dirlo, mi riporta ai sapori di casa, un vero abbraccio caldo e avvolgente. Provate a farla e soprattutto fatemi sapere quali sono i vostri ricordi, anche perché questi sono piatti davvero poveri, umili e fanno parte davvero di quelle preparazioni che vanno fatte davvero con amore e non vanno dimenticate. Alla prossima!